Eccoci di nuovo qui. Oggi ho il piacere di essere in compagnia di Francesco, che abbiamo già conosciuto su questo canale più volte, ma con la novità e il piacere di conoscere anche il fratello Stefano Quaini, anche lui cofondatore di QB SPA, una società di investimenti immobiliari specializzata nella cessione del preliminare. È una società che recentemente sta avendo un grande sviluppo, infatti hanno triplicato da una parte l'organico, dall'altra ha quadruplicato il fatturato nel giro di pochissimo tempo, nell'ultimo anno. Opera su diverse importanti città italiane, tra cui ricordiamo Verona e Milano, e oggi ho il piacere di averli qui per discutere di argomenti che non si trattano, a mio avviso, in maniera sufficiente quando si parla di immobiliare. L'immobiliare è un mondo fantastico, ti può cambiare la vita non soltanto da un punto di vista economico, però non sono tutte rose, diciamo così. Sono presenti una pletora, un numero veramente importante di problemi di cui spesso non si parla, che riguardano le operazioni immobiliari. E oggi vorrei affrontare questo argomento con Francesco e Stefano. Dopo questa necessaria introduzione, come va ragazzi? Come vanno le cose? Bene, grazie dell'invito. Bene, Grazie a grazie. voi per essere qui. No, dicevo, ci tenevamo a raccontare anche qualche errore perché siamo dei fan normalmente del raccontare anche le cose che vanno un po' male, no? Perché sembra Mhm. sempre, almeno sui social, sembra sempre che tutti facciano super fuochi d'artificio, poi nessuno dice mai quello che sbaglia. Invece a noi piace, ma giusto perché almeno gli altri possono imparare anche dagli errori che abbiamo fatto noi, cioè che siano un po' d'esempio anche agli altri, quindi perché no? Perché no? Certo, certo, certo. In realtà chi opera sull'immobiliare, chi fa operazioni immobiliari, ha provato sulla propria pelle tutti i problemi legati all'immobiliare, ma molto spesso il racconto dell'immobiliare: ho preso un immobile, ho fatto la mia operazione, ho guadagnato X, però tutto quello che c'è prima viene un pochino nascosto sotto il tappeto perché non è sexy, ecco, non va raccontato, si tende un pochino a nasconderlo. Alla luce di questo, volevo chiedervi, per entrare subito nel vivo, se volete, se voi, proprio perché uno degli argomenti fondamentali quando si parla di immobiliare è sempre il reperimento del capitale per finanziare un'operazione immobiliare. A voi è mai capitato di avere problemi a reperire il capitale di un'operazione, magari proprio quando l'operazione era già stata avviata? Sì, assolutamente, anzi questa è una domanda che mi fanno personalmente anche molto spesso sui social e mi chiedono ma com'è che fate voi in QV a raccogliere i soldi e poi trovare le operazioni? In realtà la mia risposta è sempre questa, cioè è sempre quella, cioè Mhm. prima troviamo le operazioni e poi troviamo i soldi, ma è stato così fin dall'inizio, no? Cioè fin dai primi corsi che abbiamo fatto con i primi formatori, dove ci hanno sempre spiegato, nella teoria ovviamente, che quando c'è l'operazione i soldi arrivano. Poi cioè, andando giù nel profondo dell'operazione è effettivamente così, cioè non trovi i soldi prima di fare l'operazione, ma perché non ti sei abbastanza compromesso con la realtà dei fatti che vuoi affrontare, no? Per andare in quella direzione. E quindi quando lo racconti agli altri, sembra che gli altri non ti diano fiducia, no? Quando Mhm. invece hai già firmato una proposta e hai già messo giù un assegno in agenzia da 10.000 euro, anche se fosse la tua prima operazione, in quel momento lì sei già compromesso, quindi i soldi in quel momento li devi trovare per forza. Poi Certo. il tutto deve essere bilanciato con, immagino, un po' di sale in zucca, no? Cioè anche quando magari tu hai iniziato Guido la stessa cosa, cioè ci vuole un po' quel mix tra sfrontatezza e coraggio, ma anche sapere quello che stai facendo, perché sennò, cioè, è normale che
puro spirito imprenditoriale, ecco, chiamato anche sale in zucca, ma sì, perché poi mi ricorda un po' la storia famosa del bruciarsi le navi alle spalle, insomma, quando firmi una proposta di acquisto per quello che sai che probabilmente sarà un affare, perché ovviamente ci sei arrivato dopo uno studio magari di mercato, relazioni con le agenzie e così via, ma non hai ancora il capitale, magari non tutto il capitale, poi ti metti automaticamente nella condizione di cercare solo a capitale, quindi aumentano anche le tue chance di riuscire a trovarlo. Corretto. Assolutamente. Sì, sì, ma mio fratello lo sa meglio di me quando abbiamo firmato la prima palazzina un anno e mezzo fa, insomma, a Desenzano Centro, quindi in una location abbastanza top sul lago di Garda, una palazzina intera. Quando l'abbiamo firmata con il preliminare, se Mhm. non sbaglio, Stefano, avevamo meno di un decimo dei soldi che ci servivano per andare a Rogito, se non sbaglio, o no, cioè avevamo Mm. meno di 100.000. Sì, sì, sì. Sì, sì, è Quindi stata una cosa che abbiamo fatto completamente in corsa, poi abbiamo recuperato partecipazioni e è stata un po' una corsa alle armi. È una cosa che così avventurosa oggi probabilmente non rifaremo più, nel senso ok, che questa, come diceva Francesco, è stata la nostra prima operazione di quella taglia, no? Però tornando indietro, in effetti, in quel caso il rischio è stato interessante, cioè il rischio di non recuperare magari tutto, però l'abbiamo corso perché eravamo confidenti, poi ce l'abbiamo fatta, però ecco, non vuol dire che questa deve diventare la strategia, no? In generale, o la disciplina, nel senso che serve sempre una dose di non consapevolezza di tutto quello a cui vai incontro, altrimenti non faresti mai niente. Questa è un po' la prima ricetta condivisa del fare imprenditoria. Detto questo, ecco, non è che stiamo consigliando a chi ci ascolta, ma sì, quando trovate un'operazione lanciatevi pure a firmare, trovate tutti i soldi dopo, che comunque va bene. Ecco, non è così, chiaramente ci vuole una serie di presupposti. Noi avevamo già fatto tutta una serie di percorso, di strade, di operazioni, per cui sapevamo che avevamo anche determinate cose che potevamo spendere con gli investitori per riuscire in quella missione e quindi poi ce l'abbiamo fatta. certo, Sì, certo. tieni conto Guido che parliamo di un'operazione che è partita un anno e mezzo fa, quindi noi nel territorio di Desenzano erano già 3 anni, 4 anni ormai che su immobiliare Andrea, il nostro socio, tutti i giorni andava a studiarsi il valore degli immobili per tutte le operazioni che abbiamo fatto prima, quindi è ovvio che questo è stato un po' il massimo del nostro coraggio verso la futura esposizione che avremmo avuto rispetto ai soldi attualmente in conto, però cioè, sapevamo abbastanza bene i valori a cui potevano essere venduti gli immobili, no? Quindi un business plan di massima piuttosto nel dettaglio ce l'avevamo. Certo. Poi ne sono venute fuori tante, perché quando fai una palazzina ne vengono fuori tante, se sei abituato a fare gli interni poi e ti metti a fare il lavoro un po' del costruttore, noi ci siamo accorti che è quasi un altro mestiere, cioè è un Mm-mm. mestiere molto più completo di quello che impari a fare le operazioni degli appartamenti normali. Certo, certo. Io infatti ricordo un video di Stefano in cui si parlava proprio di un parere che non si sente spesso, quantomeno io non l'avevo mai sentito, in cui si parlava proprio di questo, delle complessità che riguardano il lavorare su una palazzina con tutte le responsabilità degli esterni, delle zone comuni, contro lavorare invece negli appartamenti. Esiste un'esplosione, chiamiamola così, di complessità che non è prevedibile finché non passi dall'appartamento a una soluzione che può essere anche non enorme, ma già passare da un appartamento a una bifamiliare, come è successo a me peraltro recentemente,
porta a tutta una serie di complessità che semplicemente non si conoscono. Banalmente, per dire sì, dobbiamo prevedere l'attacco alle fognature, non sono presenti gli scarichi, tutte cose che ovviamente in caso di appartamenti sono limitati, perché ovviamente poi c'è la presenza dell'amministratore di condominio, del condominio, che poi si occupa di tutte le zone comuni. E passando a un'altra domanda, vorrei chiedervi, visto che comunque avete lavorato e avete spinto anche su questa operazione e avete una notevole esperienza, quali sono i campanelli di allarme quando avete tra le mani un'operazione che sembra sulla carta interessante? Allora, possiamo fare due tipi di osservazioni. Cioè, la prima è legata strettamente all'operazione in sé, no? All'immobile che si va ad analizzare, dove i principali fattori di rischio, cioè diciamo le mine più importanti che devi stare attento a non pestare, sono quelli che noi andiamo a valutare in tutta la prima fase dove facciamo la due diligence dell'immobile, no? Quindi tutta la parte urbanistica e di eventuali gravami presenti sull'immobile, perché semplicemente possono essere dei problemi che, se vai a trovare lungo il percorso, anziché analizzarli all'inizio, capire cosa si può risolvere e cosa no, possono creare dei problemi molto importanti, perché ad esempio non è sempre detto che degli abusi che sono stati fatti sull'immobile, delle irregolarità che sono state fatte fin dal principio, possano essere completamente risolvibili e quindi possano darti la possibilità di commercializzare l'immobile in seguito, no? Quelle Certo. soprattutto legate a volumi in eccesso, volumi non dichiarati, problemi di confini, sono tutte cose che iniziano a essere molto o troppo delicate, per cui potrebbe valer la pena che semplicemente lasciassi l'immobile lì dov'è e dicessi ai venditori: guardate signori, tutto bene, ma quando avete finito di sanare tutto, se ne venite fuori, ci possiamo ritrovare e fare l'operazione. Gravami Certo. dall'altra parte, perché chiaramente se ci sono ipoteche o cose di questo genere con cui l'immobile è già stato aggredito, chiaramente sono temi importanti che poi il notaio va a evidenziare. Parlo del notaio perché noi facciamo sempre la trascrizione notarile già in fase preliminare, no? Appunto per passare tutti questi nodi eventuali al pettine. E quindi queste sono un po' le due cose a cui bisogna fare più attenzione, assieme a tutte le altre verifiche che dobbiamo fare per capire se la nostra operazione è fattibile da un punto di vista architettonico, diciamo, edilizio. Quindi se dobbiamo fare un frazionamento e in quel comune ci sono determinate regole per le misure minime degli appartamenti, per i rapporti aeroilluminanti, per regole sul bagno cieco o non bagno cieco, tutte queste cose qua devono essere portate al vaglio dall'architetto prima di iniziare l'operazione, per vedere se quello che è il progetto che tiene in piedi il nostro conto economico, quindi supponiamo ad esempio un progetto di frazionamento, è una cosa realizzabile con le regole che ci sono in quel comune lì sul nostro immobile. Dall'altra parte, alzando un po' la prospettiva, l'altro campanello d'allarme, o diciamo più che campanello d'allarme, la cosa critica che andiamo a analizzare è un po' il momento di mercato in cui ci troviamo, no? Cioè, banalmente è un momento in cui, anche analizzando i prezzi, che è più il lavoro che fa il nostro socio Andrea, analizzando gli annunci e tutto quanto, se si capisce se siamo in un momento in cui c'è un'accelerazione, un addensamento delle compravendite nel mercato in quella zona lì, oppure se è un momento un attimo di distensione, perché ci sono queste cose cicliche che continuano a susseguirsi, no? E un po' ne devi tenere conto, perché sai se poi in rivendita con il tuo conto economico te la puoi tirare un pochino di più, un pochino di meno, fino a casi estremi che noi non abbiamo ancora vissuto nella nostra esperienza. Cioè noi non abbiamo ancora vissuto nella nostra esperienza una cosa drastica come il 2008, però dall'altra parte siamo sempre lì pronti a tenerne conto. Cioè comunque il conto economico considera che
Cioè il margine di fatto serve anche per essere un margine d'errore, no? Che va a considerare tutta una serie di cose, tra cui anche una possibile svalutazione. Poi gli immobili ristrutturati e in posizioni centrali come quelli che portiamo al mercato noi sicuramente sono un po' gli ultimi e quelli che risentono di meno anche di Mhm. queste dinamiche, però è sempre una cosa da tenere bene sott'occhio. Certo, certo. Ma a questo proposito vi chiedo, anche alla luce di un concetto interessante che hai espresso, che anche questo non si sente spesso, cioè il concetto come l'hai espresso di addensamento, cioè se vedete che in una zona c'è molta richiesta magari di un taglio specifico, poi voi lavorate in zone centrali, quindi ecco, una cosa che magari non potevo anticipare all'inizio: voi lavorate molto sui frazionamenti, quindi immobili di piccole dimensioni, relativamente piccole dimensioni. Alla luce di questo, alla luce anche del concetto di addensamento, è che comunque il mercato, diciamo così, del lusso, non diciamo del lusso, ma comunque di fascia medio-alta, tendenzialmente risente di meno di problematiche cicliche. Avete comunque, a prescindere da queste considerazioni, avuto degli imprevisti che poi hanno compromesso il ritorno economico di un'operazione? Abbiamo avuto degli imprevisti diverse volte che hanno compromesso. Finora, se non altro, possiamo spendere questa cosa. Ad oggi non abbiamo ancora avuto operazioni che ci hanno portato a zero con gli imprevisti, però sicuramente è un mestiere difficile, fatto di apprendimento sul campo a forza di schiaffi. Questo è un po' il grande riassunto che ti potrei fare. Ok. Perché gli imprevisti che puoi incontrare lato cantiere o lato rivendite, e poi magari capita l'operazione dove hai imprevisti sia lato rivendite sia lato cantiere, e quindi hai il margine che si va a sottigliare da ambo i lati, però l'importante, diciamo, è sempre cercare di non perdere, e tutto il resto sono lezioni, no? Però Certo. è capitato anche di recente, ad esempio a Desenzano, dove avessimo sbagliato una valutazione di un trilocale in un frazionamento sensibilmente, anche mi pare attorno al 15%. 15% per noi è super sensibilmente, perché comunque avevamo sottovalutato l'impatto della palazzina in quel momento di mercato dove stava un po' scemando quell'euforia pazzesca che c'era nel 2022, inizio fino all'inizio del secondo semestre. E avevamo pesato poco questa influenza di una palazzina che non era top, diciamo, per come si presentava, e quindi poi alla fine, per chiudere l'operazione, abbiamo dovuto abbassare sensibilmente il prezzo, però comunque non abbiamo perso, il margine si è Mm. ridotto di un tot, Quindi perché l'altro immobile risultante dal frazionamento l'abbiamo venduto esattamente al prezzo a cui pensavamo, ma perché era un'altra Mhm. fascia di mercato, per cui è stata una lezione anche lì su determinati aspetti. Ok, quindi è capitato comunque che a volte una valutazione fatta ovviamente in sede di business plan poi purtroppo non corrispondesse al valore che il mercato dava in quel preciso momento all'immobile, anche se ristrutturato. Sì. Questo è un problema sì, rilevante soprattutto per tipologie di immobili che non sono ben definiti, perché se si va sul prodotto che ha la bella palazzina, il bel contesto condominiale, comunque è zona top, ovviamente i margini di errore diminuiscono sensibilmente. Quando invece si lavora in zone, diciamo così, d'ombra, in cui c'è magari un aspetto estremamente positivo e un aspetto invece, come dire, non proprio top. A me personalmente è capitato di lavorare in un appartamento, una zona buona, direi molto buona, un sesto piano, un ultimo piano per la precisione, con una vista mozzafiato, ma la palazzina non era tenuta benissimo come esterni, e quindi anche lì si è creata questa zona d'ombra in cui un prodotto comunque sulla carta molto, molto vendibile in realtà ha avuto
non troppi problemi, ma qualche problema in più rispetto a quanto pianificato per quanto riguarda la vendita e quindi il prezzo di mercato. Una domanda che volevo farvi, sempre in relazione ai guai di cui stiamo parlando, vi è mai capitato di sottostimare, di considerare quindi un problema come irrilevante che però poi in seguito si è rivelato critico? Allora, sì, Franci, questa rispondo io, ok. Sì, sì. Sì, proprio di recente rispondo perché la sto ancora vivendo un po' sulla È pelle questa fresca, cosa, ok, è ancora sulla pelle. è freschissima ma attuale più che altro. C'è stata una situazione in un determinato condominio, vabbè, non diamo più dettagli, dove delle cose che fino a quel momento, cioè ti parlo che ad oggi abbiamo chiuso 23 operazioni completamente chiuse ad oggi, quindi parlo tutti immobili venduti e non era Eri mai proprio dal notaio, successo. ecco, eri proprio dal Era, notaio proprio poco prima di questa video call. sì, esatto, sì, ero dal notaio anch'io. Dicevo, 23 operazioni chiuse, non era mai successo che questa cosa che adesso ti sto per spiegare avesse questo tipo di impatto, no? Che sono le autorizzazioni, più che altro, più che autorizzazioni, le indicazioni da parte del condominio su come gestire alcune opere collaterali al frazionamento, no? Quindi il passaggio delle linee di alimentazione dell'elettricità dal vano contatori fino agli appartamenti, alle nuove unità che vai a realizzare, quindi con la relativa posa dei nuovi contatori, con tutto quello che va dietro a questa cosa qua, quindi interventi sul vano scale, eventuali ripristini e quant'altro, sono sempre state cose che sono passate un po' in secondo piano perché con un dialogo più o meno semplice, delle volte un po' ostico con l'amministratore, siamo sempre riusciti a gestire. Invece è successo in queste situazioni, in queste due situazioni che abbiamo avuto nello stesso comune, che si è innescato un effetto palla di neve dove, non avendo gestito le cose per tempo come facevamo di solito, avendo trovato una combo di un'amministrazione condominiale molto ostica, condomini molto ostici, rapporto tra i condomini e l'amministratore condominiale che era già molto ammalorato, quindi le cose, questo ha creato ulteriormente complicazioni. Poi ci sono stati dei temi con i lavori che possono capitare quando si interviene su delle palazzine che hanno 60-70 anni, capita che facendo le demolizioni, questa cosa, chiunque volesse operare nel settore, ragazzi, mettetevela via, capita che c'è la crepa sull'appartamento sotto, sull'appartamento a fianco, sono cose che succedono e anche lì le reazioni possono essere diverse, più comprensive oppure fino alla follia. Ecco, in questo condominio abbiamo avuto tutto portato nel peggiore dei casi, nel momento in cui abbiamo portato in approvazione le cose che ci servivano per fare il frazionamento è iniziata una guerra incredibile che ha portato a diverse assemblee condominiali, mail, PEC, avvocati di mezzo, cioè tutta una serie di cose che hanno creato una mole di task da gestire e di assorbimento di focus anche da parte nostra che veramente, probabilmente se fosse stata la nostra prima operazione questa, mi permette di dire questa cosa, probabilmente non ne faremo più, perché se la nostra visione dell'intervenire in condominio fosse questa e l'avessimo presa come intervenire, fare le operazioni immobiliari nei condomini e quindi praticamente nella maggior parte dei casi dove c'è il mercato per riqualificare gli immobili, se è questo non lo voglio fare. Ecco, questa è l'onestà. Okay, questa è un'amara verità e purtroppo mi sento di sottoscriverla, perché conosco personalmente una persona che ha avuto una prima operazione immobiliare davvero, davvero molto complicata, con dei problemi molto simili a quelli che stai raccontando e e non si è ancora ripreso, ecco, contato che fosse bravissimo. Quindi anche la fortuna sicuramente gioca il suo ruolo
e molto spesso si sottovalutano negli investimenti immobiliari anche le dinamiche condominiali, quindi c'è sempre un condomino che crea problemi, e spesso questo condomino litiga con altre persone che magari sono per conto loro delle persone tranquille, e se aggiungiamo a questa ricetta già di per sé esplosiva un amministratore che non collabora, anzi mette i bastoni fra le ruote, ecco che abbiamo un mix esplosivo che può trasformare una buona operazione immobiliare davvero in un inferno, ecco, un inferno immobiliare, ecco, non so, ne ho coniato questo nuovo termine. Ma tornando a un argomento che mi interessa, perché poi il vostro percorso è stato molto interessante, direi anche istruttivo, cioè passare da appartamenti poi a soluzioni più grandi, quindi palazzine, ecco, diciamo così, volgarmente parlando, ecco, senza entrare più nello specifico. Qual è stato, secondo voi, secondo te Francesco o Stefano, l'ostacolo più grande, non soltanto relativo al capitale, perché ovviamente lavorare in grande richiede un grande reperimento di capitale, ma soprattutto in termini di attitudine, cioè un conto è fare un appartamento, un conto è farne 5 oppure 10. Come vi siete relazionati a questo cambiamento? Sì, diciamo che la cosa più difficile da capire è che, ad essere onestissimi, ci stiamo comunque lavorando tanto, no, su questa cosa che ti sto adesso per dire, è il dove vuoi andare esattamente, cioè esattamente però, perché un conto è dire voglio fare 30 operazioni, un conto è dire come ti vedi tra 5 anni e come vedi la tua società tra 5 anni, che cosa sarà? Sarà una società solo di operazioni, sarà un gruppo che cercherà di coprire un po' le varie esigenze in quel settore lì. Quindi il dove vuoi andare è quello che poi ti porta avanti, no? E il trovare dove vuoi andare e definirlo bene, per noi quello è stato ed è tuttora comunque molto, è comunque per noi una priorità giornaliera, no? Dove ogni giorno, il sabato e la domenica, io personalmente ci penso, immagino anche mio fratello, l'altro nostro socio uguale, cioè perché quello ci aiuta a venire fuori dai problemi di tutti i giorni come quelli che ti raccontava prima mio fratello, no? Cioè, e quello sicuramente è un punto molto delicato e molto difficile per una società che vuole crescere. Mhm. Quindi sicuramente quello. L'altro, appena sotto, è lo sviluppo che devi fare con la mente per poter prendere certe decisioni. Cioè, finché facevamo un'operazione, due all'anno, nel primo anno, nel secondo, non riuscivamo a poter comprendere il fatto di poter fare una palazzina. Poi adesso non facciamo le palazzine, cioè ora ci stiamo un po' specializzando sull'appartamento in condominio, anche di lusso, ma appartamento in condominio. Quindi con frazionamento o senza frazionamento. Però comunque è un passaggio abbastanza epocale, no? Cioè nel fare l'appartamento da 100.000 o fare l'appartamento da 1 milione è un passaggio importante di testa. Anche perché, come dicevamo prima all'inizio, quasi mai abbiamo tutti i soldi nel momento in cui firmiamo per il probabile rogito che avremo dopo 10 mesi nel caso in cui non vendessimo le unità che realizziamo dal frazionamento e dall'appartamento. Ma perché? Perché lì si torna al fatto della location importante, cioè nel momento in cui cresciamo dobbiamo essere sicuri di prendere delle operazioni che sono super appetibili perché queste possano ruotare in modo veloce. E quindi da qui veniamo un po' fuori dal è meglio comprare fuori città a basso prezzo piuttosto che in città ad alto prezzo. Le complessità sono altre, lo sappiamo, è normale che fuori città la navetta non hai problemi a metterla sotto casa, in città hai un altro problema che è quello della navetta, dove metterla, l'occupazione del suolo pubblico. A Milano non ne parliamo, cioè ci vanno via le migliaia di euro per l'occupazione del suolo pubblico, Mhm. migliaia di euro
e siamo arrivati a 8.000 euro in un'operazione di occupazione del suolo pubblico per fare 3 mesi di cantiere, per dire. Però cioè, quello lì fa parte di una decisione che deriva anche dal dove vogliamo andare. Quindi quello lì sicuramente è una parte difficile da sviluppare, ma sviluppabile, insomma, se si ha abbastanza determinazione lo si sviluppa. Quindi Certo. quello sicuramente. Certo, certo. Peraltro mi è fatto venire in mente che con 8.000 euro ci ho ristrutturato il mio primo appartamento su cui ho fatto un'operazione immobiliare, quindi stiamo parlando di numeri totalmente diversi, di importi ovviamente anche totalmente diversi come valori di rivendita. Ma sempre a proposito di guai, che è l'argomento del giorno, i guai in qualche modo vanno anche risolti e per questo vi chiedo, vi è mai capitato di risolvere un problema, magari anche critico, in maniera creativa, quindi non seguendo uno standard, se mai ce ne fosse per quel tipo di problema? Qui mio fratello sicuramente è più Sì. esperto, ha fatto tantissimi rogiti, lui è pochissimo, quindi lui lo sa. Ok. Beh, allora, diciamo che una prima cosa che mi viene in mente, io che non sono tanto il creativo dell'azienda, assolutamente, ma i primi problemi che abbiamo visto come molto seri erano quelli che ci spaventavano di più, no? Quindi in particolare quelli legati alla fase di incasso, alla fase dei rogiti, il momento in cui c'era da portare il cliente, l'acquirente dal notaio a cacciare la grana, quindi che doveva essere tutto a posto, dovevano essere finiti tutti gli appartamenti come si intendevano loro, perché altrimenti un po' alcuni anche ti ricattavano, cose del genere, ti ricattavano fra virgolette, insomma. Però tu soprattutto all'inizio hai molta paura, no? Per cui anche se hai di fronte a qualcuno che ti fa delle minaccine che non avrebbe titolo di fare perché comunque ci sono dei contratti, comunque ti spaventa perché l'idea che le cose possano andare storte ti terrorizza, no? Perché vedi la fine del mondo, la fine di quelle cose lì. Quindi era capitato in un'operazione che dovevamo fare queste sessioni del preliminare, che per noi è praticamente l'atto definitivo a cui poi segue immediatamente il rogito, e questa signora aveva bisogno di rogitare, l'appartamento mancavano qualche finiture, allora lei non voleva pagare la nostra parte, voleva pagare soltanto quella del rogito, insomma te la faccio breve, alla fine abbiamo ideato, che adesso è una prassi consolidata quando capitano cose di questo genere, questa cosa che abbiamo portato avanti poi con i notai, dove il cliente paga il notaio su un conto che rimane un conto fatto apposta del notaio, un conto deposito, e a cui ha accesso solo il notaio, chiaramente solo per poter sbloccare delle somme, e quindi queste somme che venivano depositate lì poi potevano essere sbloccate solo nel momento in cui c'era la finitura completata oppure l'agibilità depositata, insomma tutta una serie di presupposti che avrebbero fatto contento il cliente, diciamo, e dall'altra parte poi noi eravamo sereni perché eravamo tutelati, perché con questo sistema, no, c'è una tutela doppia, essendoci il notaio come terza parte che fungeva da garante per questa cosa qua. Che è una cosa che può suonare non tanto creativa, ma ti assicuro che nel momento in cui da una situazione di molta paura comunque riesci ad avere un guizzo e ad avere una soluzione che ti porta poi alla distensione, insomma, di quello che era lo stato d'animo fino in quel momento lì, soprattutto all'inizio, fa tanto effetto. Certo, certo, Un'altra certo. cosa che invece avevamo un po' ideato e costruito in un momento particolare degli ultimi anni di mercato, dove a cavallo tra il 2021 e il 2022 c'era questa situazione dove si stava verificando un incremento di prezzi molto importante, ok?
ma non avevamo neancora toccato con mano l'esplosione dei prezzi di rivendita dall'altra parte, no? Era una cosa che è successa un po' a molla, cioè prima si sono gonfiati i prezzi per via di tutti i bonus, il 110 e tutto quanto, poi dall'altra parte, anche per altre ragioni, c'era stato un aumento dei prezzi degli immobili, anche accelerato dal fatto che poi i tassi in quel momento erano molto bassi, quindi c'era una Mhm. facilità di accesso al credito molto rapida. Insomma, non so se ti ricordi che tra la fine del 21 e l'inizio del 22, cioè, sembrava che comprassero tutti in quel momento lì, quindi Sì, sì. pensava anche, a meno che non siamo diventati 100 milioni dalla sera alla mattina, questa roba qua poi un giorno seguirà un po' di rallentamento, ma questo è un altro discorso. Insomma, in quel momento lì dove praticamente non riuscivamo a mettere insieme operazioni che avessero dei numeri decenti, in quel momento ne facevamo ancora pochine all'anno, avevamo ideato un altro sistema di business che non aveva la forma di un'operazione immobiliare, no? Ma di fatto era una ristrutturazione dell'immobile che il venditore faceva, appaltandola alla nostra società, dandogli la possibilità noi, come avremmo fatto con un'operazione immobiliare, appunto, di poter pagare tutto l'importo della ristrutturazione dopo aver venduto. Ok? Mm. In questo modo avevamo messo sul piatto anche il tema dei bonus, no? Perché in questa maniera il venditore, essendo il committente della ristrutturazione, aveva la possibilità di accedere ai bonus e quindi un pochino l'operazione aveva trovato un po' di margine in più, no? Sul piatto. Ed è stato un Certo. momento, comunque, con questo modello di business siamo riusciti a infilare 3-4 operazioni che senza i bonus avrebbero fatto margini scandalosi che non avrebbero mai potuto avere il flag verde, no, per poter fare iniziare l'operazione, ma che in quel frangente comunque ci ha permesso di portare a casa queste 3-4 operazioni che altrimenti non avremmo mai portato a casa, ed era comunque il meglio che eravamo riusciti a trovare in quel momento Mhm. sul nostro target. Ecco, anche quindi quella era stata una piccola conquista per noi. Certo. Certo, certo. Beh, comunque la definirei assolutamente una soluzione creativa. Far spuntare le operazioni, perché poi è un qualcosa che si dice spesso è che non ci sono operazioni immobiliari, non si vedono operazioni immobiliari. Per carità, capita magari principalmente all'inizio, ma anche più avanti, molto spesso sembra che non ci siano operazioni immobiliari, la bravura è anche vederle e trovare delle soluzioni creative per poi arrivare al punto da far proprio spuntare delle operazioni immobiliari come in questo caso, con un po' di creatività, quindi affrontare delle sfide, dei problemi anche in maniera creativa. E sempre a livello di problemi, vi volevo chiedere una cosa, una domanda che mi riguarda personalmente perché ci sono passato in prima persona, ma è un qualcosa che riguarda l'identificare proprio i problemi. E c'è un qualcosa nella vostra carriera che ci sono voluti degli anni prima di riconoscerlo come effettivamente un problema. Sì, beh, di base, se vuoi rispondo io, Stefano, ma di base il problema più grosso all'interno di un'organizzazione è sempre la comunicazione, no? Mhm. Quindi che sia noi con i ragazzi che collaborano con noi qui a stretto contatto, problemi da entrambe le parti, dico, cioè, e mi ci metto per primo perché sono cosciente che quando mi spiego molte volte in realtà non mi spiego. Quindi lì bisogna diventare un po' degli artisti nel essere sicuri che l'altra parte intenda bene quello che tu hai detto. Ma questo anche quando si comunica con gli artigiani. E il problema era riferito a quello, cioè quello che ci siamo portati dietro negli anni è sempre stato una difficoltà di comunicazione che immagino avranno tutti quanti con imprese e artigiani. Cioè, si era detto che facevi quella cosa lì quel giorno lì, perché non l'hai fatta?
Perché? Perché alla fine l'elettricista non è venuto, quindi io non sono potuto andare. Ok, ma perché non me l'hai detto? E c'è sempre una scusa, poi si rimbalzano l'uno con l'altro. Non avevi io per primo, o magari mio fratello per primo, o magari chi segue i ragazzi adesso con noi della ristrutturazione, per primo non aveva messo in chiaro la priorità di quella serie di azioni lì per arrivare magari al rogito finale dell'appartamento, perché i problemi sono sempre in funzione, no, di un qualcosa che devi raggiungere un tot di giorni dopo, e molto spesso i più grossi problemi vengono fuori quando arriviamo a 2, 3 settimane, 4 settimane dal rogito, che si vede che il cronoprogramma sta cominciando ad avere dei Acciacchi. salti, sì, esatto, e lì iniziano a venire fuori, inizia a toccare più con mano quali sono stati i problemi nelle settimane prima, anche, non solo in quelle settimane lì, ma anche in quelle prima. Quindi, ma la comunicazione È direi che è un po' il più importante. importante. Certo. E un altro, se posso aggiungere, che proprio è un tema che si è evoluto nel tempo, perché il grande riassunto di queste due cose, cioè di quella che ha detto Francesco e di quella che sto per dire, è che fare poche operazioni, quindi avere un certo volume, e fare diverse operazioni non sono solo gli stessi problemi amplificati e moltiplicati, cioè ci sono delle cose che proprio prima non erano un problema e che invece con la quantità diventano un problema, cioè proprio un'altra identità che ha la tua attività, no? Cioè proprio le mine, ce ne sono alcune che magari scompaiono e altre che compaiono 10 volte più grandi. Perché un altro tema che Certo. ci siamo accorti di aver sempre sottovalutato è quella del professionista tecnico, quindi il geometra, l'architetto, tutte queste persone qua che hanno all'interno dell'operazione un ruolo molto più importante di quello che noi credevamo all'inizio, no? Cioè tante volte all'inizio andavamo anche al risparmio perché sì, l'architetto deve firmare la pratica e via, ma è incredibile come da una parte un architetto bravo, capace, possa essere un attore protagonista assieme all'impresa nel gestire problematiche, imprevisti, trovare soluzioni creative per venire fuori dagli intoppi, dagli stop di cantiere in maniera veloce e con il focus insomma sulla tempistica, e quindi ti può aiutare molto. La stessa cosa vale al contrario per 10, cioè un architetto che non sa da che parte girarsi, e abbiamo visto anche quelli nella gestione del cantiere, delle problematiche, magari non è nemmeno così sul pezzo paradossalmente sulle norme del suo comune, ti fa un danno incredibile. Avevo fatto un video su sta roba qua perché mi aveva molto scottato, cioè che se tu devi scegliere fra, se tu hai una situazione dove hai un tecnico scarso e un'impresa brava, scusami, il contrario, se è un tecnico bravo e un'impresa scarsa, in qualche maniera il tecnico bravo riesce a tenere le redini e a portarti comunque alla fine della cosa perché ha un ruolo istituzionale e anche determinati poteri, no? Mhm. Ma invece un'impresa brava e un tecnico veramente scarso fa dei danni a Mhm. cui non puoi, cioè che delle volte non puoi misurare, possono essere molto importanti, può creare inefficienze per l'impresa, può creare irregolarità anche in quello che stai facendo, quindi è una cosa che non si può pesare, no? È una cosa che abbiamo visto man mano che i numeri salivano perché diventano molte di più le situazioni dove scopri che alla fine la cosa più importante è non essere in pericolo, no? E poter lavorare con fluidità. E quindi questa Certo. forse è stata la cosa più importante che è cambiata come nostra percezione nel tempo. Certo, certo, certo. No, mi viene in mente, beh, avete parlato di parecchi argomenti, e le cose che mi hanno colpito riguardano la comunicazione che viene sempre sottovalutata,
perché c'è una frase che si dice spesso, ma onestamente trovo che sia leggermente irritante, che dice qualcosa del tipo: sono responsabile di quello che dico, ma non di quello che capisci, che è una frase che può avere anche un senso, ma in realtà non esaurisce la complessità della comunicazione, perché poi dopo il rischio è che si creino poi dei problemi, come avete detto, dei nodi al pettine che poi emergono poi verso la fine di un cantiere con problematiche varie, e anche a livello poi della selezione delle persone, perché poi le persone con cui si lavora meglio sono quelle in cui la comunicazione è anche più semplice, ecco, non c'è bisogno di inseguirsi troppo per assicurarsi che tutto sia chiaro, e quindi esiste, come dire, una prospettiva condivisa di volontà di lavorare sul lungo periodo, e quindi trovare anche dei professionisti che diano più valore di quello che vogliono ottenere dalla singola operazione, che ragionano magari più sul breve periodo che sul lungo periodo, e ti fatturano anche i 5 minuti in più che hanno fatto. Ecco, questo è fondamentale. E parlando quindi, spostando leggermente il focus dai guai, dai problemi alle sfide, che poi non sono troppo distanti, ecco, concettualmente. Vi è mai capitato di affrontare delle sfide etiche nel corso del vostro lavoro? Non si parla molto spesso di etica immobiliare, però ritengo che sia il caso di parlarne. Vi è mai capitato? Stavo pensando alle sfide epiche e quelle sicuramente Ah, quelle fanno parte del lavoro, sì. ne stiamo vivendo tutti i giorni. Sfide etiche, beh, ti direi sfide etiche, posso pensare a quelle situazioni in cui ci si presentano delle decisioni di cantiere dove, ti faccio questo esempio qua, un'operazione che è attualmente in fase di chiusura a cantiere, Comune di Milano, abbiamo trovato durante le demolizioni un solaio in legno, completamente in legno, quindi ti parlo di un appartamento molto importante, quindi di prezzo molto elevato, solaio in legno, circa 180 metri di appartamento, da cui dovevamo tirar fuori 4 unità immobiliari, quindi 2 monolocali e 2 bilocali. E questo solaio in legno ovviamente non ce l'aspettavamo, no? Ovviamente anche lì un po' responsabilità nostra, perché non avevamo mai fatto un'operazione con una palazzina del 1900, del 1880 mi sembra, 1880-1900. Quindi solaio in legno, che cosa vuol dire? Vuol dire che insomma se batti troppo forte vai giù da quello di sotto, che tra l'altro persone, puoi immaginarti, in palazzine molto importanti solitamente ci abitano persone che Non vogliono sono stare tranquille, no? Cioè, È ovvio. un attimo a far scattare a rivangare l'ascia di guerra, ecco. certo. Quindi solaio di legno, avevamo due opzioni, un'opzione molto importante che ci faceva spendere 15-20k in più, di un'opzione che ci faceva spendere 15-20k, 15-20.000 euro in meno, ma ottenere visivamente un risultato uguale. Ok? È ovvio che lì noi propendiamo un po' sempre, ti direi, per prendere quella decisione che a lungo termine sappiamo all'interno di noi che possa essere la decisione migliore per l'acquirente che arriva, ma anche che ci possa far star sereni, no? Perché poi ovviamente se succede qualcosa tra 2 anni, 3 anni, 4 anni, siamo sempre noi responsabili, quindi comunque cerchiamo di vederla un po' alla lunga, e 15-20 mila euro su un'operazione immobiliare, concessione preliminare, pesano tanto, cioè, ti garantisco che pesano anche un 20% del margine totale, anche in città importanti per noi. Quindi è una decisione su cui ci abbiamo pensato un pochino prima di prenderla, ma alla fine abbiamo deciso di prendere quella che per noi è stata la migliore. Un rinforzo completo
e abbiamo portato a termine una cosa così. Altro, non so, Stefi, tu hai in mente qualcosa? No, Non no, in particolare. Mi anch'io viene in mente questo, insomma. principalmente è questo quello a cui siamo chiamati in causa, diciamo, nella vita di tutti i giorni, se Mhm. non poi chiaramente, cioè, questa cosa te la faccio presente perché vediamo che non è sempre la stessa cosa, no? Dall'altra parte, diciamo che in generale delle volte il fatto di dire tutte le cose o di essere trasparente al 100%, delle volte un po' ti costa e magari dici, vabbè, potrei fare a meno di farlo, però poi speriamo Però che, insomma, la lunga premia sicuro. speriamo che nel Sì. lungo termine questa cosa ci premi. Sì, ma sicuramente, sicuramente, anche perché poi la qualità, come dire, un attimo, ci vuole una vita per crearsi una buona reputazione, un attimo per rovinarla, quindi è sempre meglio lavorare. E peraltro lo dico io che ho iniziato spendendo poco per i materiali, ecco, qui lo dico e lo ammetto, ed era un qualcosa che per carità in qualche modo faceva quadrare dei business plan che però già in partenza erano un po' traballanti, diciamo così, ma era una decisione che comunque poi portava dei rischi potenziali di gran lunga molto più gravi rispetto a operare chiaramente in una maniera corretta, quindi lì c'era tutta una serie di problemi. Diciamo la qualità dei materiali era soltanto la punta dell'iceberg, e chiaramente sto parlando poi relativamente di piccoli importi, non come nel caso vostro che comunque riguardava diverse decine di migliaia di euro. Ma penso che l'etica sia un qualcosa di fondamentale, perché poi è legato all'immagine, e molto spesso l'immagine è proprio legata a un comportamento corretto eticamente ripetuto nel corso degli anni, ed è questo un qualcosa che non sempre si vede, ma quando si vede fa la differenza anche come biglietto da visita. Ecco, ragazzi, non so che dirvi se non ringraziarvi per questa bellissima e lunga chiacchierata. Grazie mille a Francesco per essere stato qui, grazie mille Stefano per essere venuto qui per la prima volta, e grazie anche al tuo contributo, che ritengo il contributo di entrambi veramente di incredibile valore per chi ci segue. Grazie. Io come sempre invito tutti non soltanto ad andare sul canale di QVSPA, dove si trovano delle informazioni veramente di alto livello, chiaramente per chi è in grado di coglierle, e anche di leggere il loro libro Investire in immobili, che ho trovato un libro veramente, veramente molto interessante, che poi è stato uno dei motivi per cui ci siamo conosciuti. Ragazzi, vi ringrazio ancora una volta e spero di vedervi presto di nuovo qui con me. Grazie a te, Grazie a Gustavo. te. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao.